Terme San Filippo, conosciute già in epoca etrusca per le proprietà curative, sono bellissime. L'acqua, bianca per via del carbonato di calcio, sgorga alla temperatura di 48 gradi. La formazione calcarea che dà il nome alla zona è maestosa, somigliante alla testa di un cetaceo, perciò chiamata fosso della balena bianca. Utilizzate anche dai Romani, i primi documenti scritti però risalgono all'859. Nel corso dei secoli successivi, l'attività delle terme e l'avvicendarsi delle varie signorie che la controllavano è ampiamente documentata. Nel 1566 Cosimo de' Medici si impegnò nel restauro e messa in sicurezza di queste perché gravemente danneggiate dagli spagnoli, alleati dei fiorentini, nelle guerre contro i senesi. Nei secoli si sono bagnati in queste acque Papa Pio II, che nel 1462, sofferente di artrite, andò a placare i suoi dolori. Ne era un assiduo frequentatore anche Lorenzo de' Medici, che dal 1484, malato di gotta, era solito lasciarsi curare proprio in queste calde e terapeutiche acque. E siamo a Viterbo, ultima tappa del nostro viaggio perché poi si rientra a casa. Siamo appena arrivati e devo dire che è già piacevole così. Qua siamo in piazza San Lorenzo. Viterbo, città di antiche origini. In latino significa città vecchia. La sua storia si percepisce visitando il quartiere di San Pellegrino, uno splendido esempio di città medievale ancora fedelmente conservato. Tracce di insediamenti nella zona, infatti, risalgono al Neolitico, ma fu proprio nel Medioevo che conobbe uno slancio. L'incremento demografico dell'undicesimo secolo, sintomo di buona qualità di vita, si unì all'inserimento, il secolo successivo, nell'orbita della Chiesa e quindi papale. Con Papa Innocenzo III si ebbe una forte influenza di questa città nel mondo dell'epoca. Nel 1207 ospitò il Parlamento degli Stati della Chiesa. Essendo Viterbo però una città che al suo interno contrapponeva due famiglie, una guelfa e una ghibellina, si instaurò un periodo di forte contrapposizione civile. Con il prevalere dei Guelfi, Viterbo fu sede dell'elezione papale del 1268-1271, la più lunga della storia, che portò al soglio pontificio Gregorio X. Questo papa fu il primo ad essere eletto in conclave, in quanto, dopo una lunga votazione durata ben 1 anno e mezzo, esplosero sdegno e sofferenza. I cittadini così, guidati da Raniero Gatti, il massimo esponente dei Guelfi viterbesi, chiusero i cardinali nella sala del Palazzo Papale, limitando al minimo il vitto. Solo così, dopo altri 15 mesi, si ottenne il nome di Visconti, appunto Gregorio X. Gregorio così decise che, dalla futura votazione in poi, questo espediente fosse ripetuto, facendo così nascere il conclave. Siamo a Vitorchiano, un piccolo paesino più giù di Viterbo. Ci hanno consigliato questo paesino questa mattina al B&B e siamo venuti a farci un salto. Vitorchiano, città del peperino, famosa per l'estrazione e lavorazione di questa grigia roccia magmatica. Il nome Vitorchiano deriva da Vicus Orclanus, il che è riconducibile a Norchia, insediamento preistorico e poi etrusco nel comune di Vetralla. La rupe di Vitorchiano fu quindi abitata già in età del bronzo e probabilmente occupata in epoca etrusca e poi romana. Data la vicinanza con Viterbo, questa è stata da sempre influenzata dalla politica e dalla cultura viterbese. Nel 1199 però essa si dichiarò libera da Viterbo, ma il borgo fu immediatamente assediato dalle milizie.
Vitorchiano invocò l'aiuto di Roma e così 2 anni più tardi, nel 1201, fu liberato e divenne feudo di Roma, alimentando così i già forti contrasti che le due città nutrivano. Nel 1232 i viterbesi entrarono nuovamente nella cittadina, devastandola. Il feudatario Annibaldi, così, decise di rendere il feudo imprendibile grazie alla costruzione di nuove e possenti mura. I vitorchianesi, però, non erano contenti di vivere sotto il dominio di Annibaldi e chiesero nuovamente l'aiuto di Roma, la quale, ahimè, non considerò la richiesta, in quanto il Senato aveva ormai dato per certa la perdita dell'influenza su di essa. E fu così che nel 1267, con una mossa inaspettata, i vitorchianesi emisero atto solenne e formale di sottomissione a Roma. Il Senato romano, a questo punto, nominò la cittadina terra fedelissima all'urbe, concedendo vantaggi fiscali ed una serie di altri benefici. Tutt'oggi questi privilegi vengono detenuti dai cittadini di Vitorchiano con un appannaggio annuale, una somma che il Comune di Roma devolve alla città, tratto dalle imposte comunali.